Buongiorno amici del canale e di Vivere Country. Buongiorno. Sto sfruttando Luca al massimo. Luca è il mio amico arredatore, designer di interni. Tu sei fonte di ispirazione per me. Ultimamente mi hai rivoluzionato il negozio, quindi sono veramente felice. Ma vai via domani, sei sicuro? No, dai, mi fermo. Stai qua. Un'altra settimana. Oggi progetto molto bello, sto ristrutturando casa e lo sfrutto ancora di più perché qua c'è un cantiere, mi spiace se fuori vedete un po' di pasticcio, un po' di casino, però ovviamente siamo in ristrutturazione, quindi questa qua sarà la mia futura cucina. I muri sono nuovi, appena rasati, quindi un muro fresco, quindi oggi ci sarà un plus, vedrete come colorare direttamente con Magic Wall anche una parete appena finita, fresca di intonaco. Quindi non metteremo prodotti sotto, direttamente Magic Wall, ed è già un grandissimo risparmio, quindi sia di prodotti che di manodopera. Esatto. E lo sfrutto perché voglio aiuto nell'abbinamento di colori. Là abbiamo sicuramente un fondale molto più scuro, vero? Sì, un tocco di forza, sì. E poi creeremo un secondo progetto sulla parete perché comunque non ci accontentiamo, non ci accontentiamo solo di colorare. No. Partiamo? Partiamo. Vai! Ecco qua. Questa latta di Dark Sand è stata già aperta qualche mese fa. Ovviamente non l'ho mai diluito con acqua. L'ho aperta mesi fa perché avevo già fatto un piccolo progettino. Però ovviamente l'ho conservata e ora la riutilizzo per fare questa cucina. Cosa si fa per preparare al massimo la vernice e non avere brutte sorprese in stesura? Si deve preparare bene miscelando e scaraffando. Cosa vuol dire scaraffare? Vuol dire passare dal secchiello a un altro secchiello, più volte possibile, ok? Perché? Perché se la pittura non è perfettamente omogenea, liscia, vellutata, non possiamo pensare che lo sia la parete. È fondamentale, questo ve lo direbbe anche un decoratore, la preparazione della pittura è fondamentale per avere una parete perfetta. Quindi non vi basta aprirla, girarla un po' così, come si fa con Magic del barattolo piccolo. Questo è un 4 litri e deve essere girato per bene e anche scaraffato per bene. Ho tolto un pelino il fondo. E ora iniziamo a scaraffare. 1, ripasso di qua, 2, è una mousse meravigliosa, veramente, sembra di avere una crema al caffè davanti. Oppala, riscaraffo. Andiamo avanti fin quando non finisce la canzone, sapete che ve lo dico sempre, o mettete una canzone sottofondo o la cantate, quando avete finito, finite di scaraffare. Le mie pareti sono nuove, perfette, è venuto il decoratore la settimana scorsa, mi ha rasato le pareti, perché? Perché erano molto brutte, molto vecchie, è una casa molto vecchia e quindi abbiamo dovuto assolutamente lisciare tutto. Quindi mi trovo di fronte a una parete che avrebbe bisogno di una preparazione solitamente. Passerebbero un primer che fissa, che non fa più sfrigolare la parete e dopodiché si passerebbe al colore in normalità. Invece noi con Magic Wall non abbiamo bisogno di fare questo passaggio. A noi non serve passare un primer prima perché la texture di Magic Wall è talmente luminosa, fissativa, che non occorre passare altri prodotti. Quindi io partirò direttamente con la mia mano di colore puro, perché per fissare bene sull'intonaco col colore deve essere puro, ok? Farò sempre il mio gioco di pennellata un po' raffazzonata perché amo che non sia precisa, che non sia perfetta qua dentro, io voglio la pennellata perfetta. Se avessi voluto qui una liscezza totale, una pennellata perfetta, avrei usato un rullo probabilmente. Ma carico il pennello, scarico leggermente e partiamo. Meraviglioso. Sapete cos'è la cosa che amo di più?
che questo sabbia, anche se può essere abbinato benissimo a queste finestre, perché sono molto antiche, sono delle finestre di metà 800, può sembrare anche davvero tanto moderno, perché in questo momento che vedo questo timbro di luce, di colore, mi dà proprio idea di modernità. Essendo una parete nuova, beve un pelino di più di una parete che è già stata verniciata. Nell'altro video, se lo avete visto, avete sicuramente notato che la parete che era già dipinta con Magic Wall ha assorbito pochissimo colore. Chiaramente potete poi mettere su Magic Wall qualsiasi tipo di tinta, ma Magic Wall è meglio. In questo modo io con una mano avrò finito la parete, non devo stendere il mio fondo e non devo fare altre lavorazioni. La mia parete è idrorepellente, quindi se ci vanno sopra degli schizzi di cibo, di bevande o altro, si può tranquillamente lavare e smacchiare, ma soprattutto sarà veramente tanto resistente anche ai raggi solari, non si scolorirà, no, ha una pigmentazione molto elevata, profuma, vedete, non cola. Qua tra un'oretta ho finito. Quando devo colorare i contorni delle prese, prendo l'Elizabeth Small, quindi un pennello un po' più piccolo, mi facilita la stesura e posso essere molto precisa. La prima mano di Magic Wall sta asciugando, la lascio asciugare bene anche se non c'è tanto bisogno perché siamo in estate, fa veramente caldo, una bellissima estate, e su delle pareti così assetate, perché sono nuove, la vernice pura è vero asciuga in fretta, però comunque deve avere tempo di fare il suo lavoro. Quindi tra poco, tra qualche oretta, 2 o 3 orette, darò poi dopo non una seconda mano, perché sapete che quando la stendiamo pura la seconda mano non necessita su tutta la superficie, ma solo su qualche, diciamo qualche velatura, e poi sarà finita. Quindi profuma tantissimo, è veramente meraviglioso l'ambiente perché è veramente delicato, profumato, elegante, ha un qualcosa veramente di affascinante questo colore. Ora passiamo però al progetto, così non perdo tempo. Mentre lei asciuga vi faccio vedere cosa mi sono studiata insieme a Luca per rendere più bella la mia parete. Quando si parte con un'idea non sempre si sa dove si va a finire. Qui abbiamo avuto idee di tutti. Siamo stati fino a tardi ieri sera a produrre noi i disegni, a cercare di capire come accoppiare le varie texture, se mettere un'erbettina, se mettere una gallina, se mettere un tartan, se mettere... Emma ci ha aiutato con l'idea, vecchi taglieri, io li ho trovati subito perché diciamo che sono un'accumulatrice compulsiva di roba vecchia, quindi non abbiamo fatto fatica a trovare subito i taglieri, e la nostra idea è di realizzare su dei taglieri vecchi, e sono veramente vecchi, li abbiamo solamente carteggiati, e ora con il liquido Magic Paint, proprio il liquido magico, trasferiremo i disegni sulla superficie. Esatto. Noi non vogliamo una cosa perfetta, No, noi non vogliamo una cosa che no. sia poi veramente di vissuto. Di vissuto, sì. Poi sarei tu a decidere come vanno messi, perché Li io posizioneremo. non sono capace a creare queste specie di pareti, diciamo, armoniche. È una cosa che ho sempre avuto paura di fare anche con i quadri, di diverse grandezze. Vedo che ci sono persone bravissime a farlo, io non sono capace. Lo facciamo insieme. Quindi io sono le mani, realizzo i transfer, poi tu mi dirai come devo metterli, va bene? Va benissimo. Queste fotocopie non sono semplici fotocopie che potete fare a casa vostra, sono fotocopie ottenute con una stampante laser particolare.
I soggetti in questione li abbiamo ricercati, selezionati e abbinati, perché proprio volevamo creare dei transfer particolari per questa realizzazione. Chiaro è che anche voi potete farlo, potete prendere questo con la gallina e mixarlo a questo con le erbe, quindi siete voi i creatori, vedrete adesso quanto è facile. Quindi apriamo completamente la mente, non è che se vedete un transfer fatto così deve essere stampato così. Ora vi farò vedere come lo ritaglio io e come lo assemblo per farlo stare su questo taglierone lunghissimo. Pennellino, fotocopia, liquido magico e divertiamoci. Taglio il primo pezzo e poi gli altri li taglierai tu e mi dirai in quale ordine bisogna metterli, ok? Certo. Ragazzi, mi raccomando, occhio, le scritte vanno sempre specchiate, perché altrimenti se non vanno specchiate, quando poi dopo noi le giriamo e le mettiamo sulla superficie, le leggeremo al contrario. Quindi è importantissimo che vadano specchiate. Fermiamolo. È veramente una cosa divertente e facile da fare. Una volta fatto il primo, vi sarete presi da una irrefrenabile droga, li volete fare tutti. Vi servirà un cucchiaino e un pennellino brutto, non particolarmente affilato. Liquido magico, si intinge, si scola, si solleva, importantissimo sollevare la carta quando si passa al liquido magico, mi raccomando, vi faccio vedere. Non ci deve essere sul fogliettino la chiazza, se c'è soffio un po' e gratto col mio cucchiaino. L'effetto sul legno sarà veramente bello perché sarà veramente country e vintage al contempo. Vediamo come è venuto? E wow! Bellissimo. Quindi io metto, guardate il liquido, quasi su metà cespuglietto, soffio l'eccesso, abbasso, fa talmente caldo che il liquido transfer evapora ancora più velocemente quando fa così caldo. Sì. Ma non vedo l'ora di vederlo appeso nella mia cucina. Anche io. Vediamo. Voilà! Wow. Carinissimo. Continuo. E poi questa cosa qua non mi dire che veramente è una cosa fighissima che ti fa spendere pochissimi soldi se ci pensi. Esatto. Perché chi non ha dei taglieri in casa, dai, cioè, e poi li trovi veramente a €1 i taglieri. Davvero. È ancora meglio se vai nei mercatini e li trovi usati, Sì. Più sapore di vissuto hanno e più è bello. Esatto. E poi comunque si può sempre dare una carteggiatina, come abbiamo fatto noi, in Sì. alcuni punti dove era, no? Un po' più grasso magari. Esatto. Però è anche molto intelligente questa cosa, bellissimo, di usarli, cioè di colorarli dietro, Sì. in modo che tu il davanti lo puoi sempre utilizzare come tagliere. Ah, non vorrei essere troppo precisa perché non mi piace troppo questo. No. Dovremmo essere un po' più... Meno precisa devi essere. E voilà. Troppo carino. Bellissimo. Troppo carino. Pezzettino di nastro carta di nuovo. Voilà. Continuo così per tutto il tagliere. Bellissima la menta. È arrivato il momento dell'ultimo tagliere ed è uno dei più carini. L'abbiamo composto noi in base ai nostri gusti. Sì. C'è una bellissima gallina in stile country, ma ve la faccio vedere bene dopo. E l'abbiamo scritto noi in italiano, quindi nessuna scritta americana. Sempre pennellino. Partiamo da su o partiamo dalla gallina? Partiamo dalla gallina.
voilà. Questo legno qua è molto rovinato, sai quante feste ha visto questo tagliere? E quindi il disegno forse in alcuni punti non verrà bene, ma per noi è più bello. Questo concetto di trasferimento va fatto proprio su delle cose secondo me non perfette e non nuove, se no perde il sapore. D'accordo. Rifeliamo. Eccola qua, che carina, bellissima, si vedi quanti tagli, quanti crepe ha, però è bello questo, e questo è bello. Questa frase è meravigliosa, Davvero. galline felici. E voilà, è perfetta. Bellissimo. Questo liquido magico è proprio magico. Finiamo. A voler essere pignoli c'è qualche velo, ma vi assicuro che è già veramente perfetta. Quindi se avessi per caso finito ora la vernice non avrei comprato un altro fusto assolutamente per dare ancora dei ritocchi. Quindi una mano su una parete nuova mi bastava per coprire completamente. Però visto che in alcuni punti io voglio aumentare anche la matericità, quindi stendere un po' di pennellate in più, do ancora qualche colpettino. Quindi non è una seconda mano, è solo qualche effetto. Infatti non utilizzo la pennellessa normale, uso il mio pennello Elizabeth Big. È un pennello eccezionale per la stesura sulla parete, provatelo. Anche questo restyling è finito. Abbiamo già montato tutti i taglieri e Luca ha già arredato. Sì. A parte le ceramiche, Sì. che ho paura che Michelangelo, Leonardo, Rosa facciano disastri, Speriamo. tutto il resto starà esattamente come lo hai messo tu. Perché è Perfetto. perfetto. Sono contento. Quindi non pensate che sia solamente un video, un tutorial, perché la mia cucina sarà veramente così. I taglieri sono stati semplicemente appesi, non li ho protetti con la cera. Non li ho protetti con la cera perché? Perché li userò per mangiare, in base alle mie necessità, li girerò al contrario e li potrò utilizzare tranquillamente. Quindi non ho voluto dare comunque un sentore di cera. Non si rovinerà il trasferimento perché comunque è impresso nel legno, ok? Quindi lo laverò a mano e non si rovinerà. Le pareti sono fantastiche, in 4 ore abbiamo colorato tutta la cucina. Abbiamo steso una mano direttamente sul muro intonacato, fresco fresco. Quindi non ci sono fonde, non ci sono primer, non c'è nulla. Una sola mano di vernice totale dappertutto e qualche ritocco che è stato più un divertimento perché volevo la spatulatura che fosse quasi un segno di usura, che non è usura. Il muro è brillante, è idrorepellente, quindi se ci cadono liquido o altro addosso non si sporca, è lavabile, fantastico, profuma la stanza ed è uno spettacolo. Ditemi nei commenti se questo tutorial vi è piaciuto. Al prossimo restyling? Sì. Ciao! Ciao.